Cari amici di Runner 451, benvenuti a una nuova puntata dei nostri video per la corsa. Oggi parleremo di un aspetto che ritengo fondamentale, che è l'allenamento della forza per la corsa e nella corsa. Fondamentale perché, come vedremo, allenare la forza ha tanti aspetti positivi che ci possono portare a migliorare e a ridurre il rischio di infortuni. La prima domanda che ci dovremmo fare è: ma correndo io non alleno la forza? Sì, l'alleno, soprattutto se sono una persona che magari si sta approcciando alla corsa, quindi dal punto di vista muscolare ho tanto lavoro da fare. Con i primi periodi di uscita di corsa la mia forza migliorerà, la mia forza specifica. Questo però non è sufficiente, se voglio ottenere tanti benefici dalla corsa, se voglio migliorare le mie performance e soprattutto se voglio ridurre il rischio di infortuni. Ma prima di tutto vediamo che cos'è la forza. La forza è la capacità che hanno i nostri muscoli di sviluppare una tensione, contraendosi, per opporsi ad un carico esterno, ad una resistenza. Quindi noi ogni giorno compiamo atti in cui utilizziamo la nostra forza. Andiamo a vedere quali sono i punti positivi che posso ottenere nell'allenare la forza. Una premessa: tutti questi punti sono interdipendenti tra di loro, ok? Sono interdipendenti perché vedrete che ognuno influenza l'altro positivamente. Allora, abbiamo parlato già della riduzione del rischio di infortuni. Ci sono diverse ricerche dove hanno analizzato che applicando alcuni protocolli di allenamento della forza, soprattutto la forza massima, la forza esplosiva, poi andremo nel dettaglio, hanno visto come la riduzione del rischio di infortuni sia superiore al 70%, che direi che non è poco. Allenare la forza mi permette di sopportare maggiori carichi, sia in termini di volumi, quindi nella corsa parliamo di chilometri, di ore, sia di intensità, perché la capacità di generare più forza poi, altro punto positivo, mi permette, ha un'influenza positiva sulle mie soglie, quindi tranne che il massimo consumo di ossigeno, diciamo, quindi riesco anche a lavorare ad intensità più alte, o alle stesse intensità con cui lavoravo prima corrispondono per i miei parametri ad intensità inferiori, e riesco ovviamente, si capisce da qui, a ottenere un miglioramento. Allenare la forza mi permette di avere un'efficienza neuromuscolare, ma soprattutto mi migliora l'economia di corsa. Cosa significa? Che a parità di volume e intensità consumo un po' meno energia, ok? Mi serve un po' meno di ossigeno per fare lo stesso lavoro, e anche qui vedete come l'impatto sia assolutamente sul miglioramento della performance. Economia di corsa che migliora sia per la mia capacità migliore di generare forza, ma sia anche per la mia migliore stabilità. Infatti, quando parliamo di allenamento di forza parliamo anche di potenziamento del core. Cosa significa? Addominali, schiena, che mi permettono di mantenere una posizione di corsa più efficace, soprattutto che mi permetta di esprimere più efficienza, quindi miglioramento dell'economia di corsa, stabilità del bacino e quant'altro. Un altro aspetto positivo è che, e questo dobbiamo esserne ben consapevoli, che maturando, diventando sempre più grandi, diciamo sopra i 35, ma poi dopo, purtroppo dopo c'è età anagrafica e età biologica, comunque crescendo è più facile perdere la forza, come a qualsiasi età. Alla fine di una stagione agonistica tirata, quindi alla fine del periodo gare, è normale aver perso un po' di forza. Per questo poi si fa un periodo di transizione, di scarico, e si va anche per questo a rifare un periodo di preparazione in cui la forza è centrale insieme ad altri aspetti nei miei allenamenti. Quindi un altro aspetto positivo è, come dire, combattere l'invecchiamento in un certo senso, non perché fermo il tempo, ma perché ho necessità di allenare ancora di più la forza diventando sempre più adulto. Quali tipi di forza vado ad allenare? Chiaro che uno pensa subito, sport di resistenza, vado a fare la forza resistente, no? Vado in palestra, faccio, non so, bassi carichi, tante ripetizioni. No, la forza resistente noi la già alleniamo in maniera specifica con la corsa, magari con le corse collinari, ma col gesto della corsa. Quella che devo andare ad allenare è la forza massimale, per il motivo che vi dicevo prima, alzare il livello. Io alzo lo spettro su cui posso lavorare, e anche la forza esplosiva.
niente da dire, la corsa è un susseguirsi di gesti esplosivi in cui è fondamentale, collegato all'esplosività, l'elasticità, la capacità di recuperare l'energia prodotta ogni volta che vado a fare un impatto. Quindi sono due aspetti che io su cui dovrei concentrare l'allenamento. Chiaro che la forza massimale sono esercizi complicati che da soli non è facile fare. La forza esplosiva si può invece lavorare con combinazioni di esercizi, anche con lavori pliometrici che da solo posso fare. Ora, la considerazione che devo fare è: se non avete mai fatto allenamenti di forza è il buon momento per iniziare, ma come per tutte le cose ci vuole grossa gradualità, perché è vero che allenare la forza può ridurre il rischio di infortuni, ma se da domani iniziate a fare tutti i giorni allenamenti di forza super carichi, rischiate di avere l'effetto contrario. Quindi ci vuole grossa gradualità. All'inizio si può fare anche nel primo periodo i classici esercizi che ti propongono in palestra, soprattutto sul numero di serie di ripetizioni, che non vanno a stimolare forza massimale né forza esplosiva, vanno a creare una preparazione generale. Lo step successivo però è inserire la forza specifica per la corsa, come vi dicevo prima. Poi lo vedremo in altri video, in altri articoli sul sito di runner451.it. In questa tipologia di esercizi ci possono essere tante cose, lavori anche eccentrici, ma quelli sono da fare se siete abituati a fare il lavoro eccentrico classico, è il salto in basso, che sembra, dove il muscolo, lavorando lungamente in frenata, ha un impatto, il lavoro sul muscolo ha un impatto molto più alto, ma anche molto più rischioso. Comunque, come dicevo, lo approfondiremo. Quello che poi però mi interessa dire è anche ultimi due aspetti. Quanto allenare la forza, diciamo che, premesso che se non l'avete mai fatto va inserito gradualmente, quindi una volta alla settimana può essere assolutamente sufficiente, diciamo che nel periodo generale di preparazione lontano dalle gare 2 o 3 allenamenti di forza a settimana potrebbero essere idonei. In questi 2 o 3 allenamenti però ci mettiamo diverse tipologie che adesso andiamo a vedere. Durante la fase specifica, la fase più vicina alle gare, anche un richiamo alla settimana è sufficiente. Dicevo, andiamo a vedere un po' gli strumenti. Abbiamo parlato di forza massimale, forza esplosiva, tutti esercizi che si possono fare, come dire, indoor, in palestra, oppure a casa se avete kettlebell, bilancieri, elastici, eccetera. Ma c'è anche la forza da campo, dove posso fare dei lavori pliometrici, posso fare dei lavori combinati, ad esempio dei jump squat, degli affondi, corse balzate, balzi rana, insomma la scelta è infinita. Al lavori di forza ci possiamo mettere anche dei lavori specifici di corsa, sì, lo dicevo prima, ad esempio potete vedere il video in cui ne parlo, le ripetute in salita brevi, i lenti e i lunghi collinari, o anche lavori un po' più intensi sempre con dei sali e scendi. Ci potrebbe stare anche la corsa in discesa, assolutamente sì, ma vale lo stesso discorso dei balzi in basso di prima. È un lavoro eccentrico veramente impattante dal punto di vista muscolare, che direi di riservare solo a chi ha molta esperienza nell'allenamento di forza e non so se il gioco valga la candela in questo caso, perché è un lavoro davvero pericoloso anche per evitare infortuni. Sicuramente serve assolutamente una fantastica tecnica di corsa in discesa, quindi niente pesi indietro, pesa a valle, si accompagna alla corsa e non lo si fa per molto tempo. Ultimo aspetto fondamentale è tutta questa forza prodotta che mi migliora, tutta questa forza, come dire, prodotta e costruita soprattutto, la devo dirottare al meglio, no? Ritorno alla macchina, la macchina magari ha un gran motore ma le gomme sgonfie. Cosa significa questo? Che insieme a delle sedute di forza assolutamente andrebbero abbinate delle sedute di tecnica. Meglio la tecnica prima della forza? Sì, non sempre, ci sono anche qui dei dipende, diciamo che la tecnica va allenata da freschi, però dipende che cosa faccio con la forza. Ci possono essere dei lavori combinati di esplosività tecnica, ma assolutamente inserire non per forza lo stesso giorno delle sedute di andature tecniche, skip, calciate dietro, calciate sotti, doppio impulso, eccetera eccetera eccetera, ci permetteranno di dirottare al meglio
tutta la forza che stiamo costruendo, perché ricordiamocelo, lo stiamo facendo assolutamente per diventare più forti per la corsa. Ultimissima cosa, perché so bene che è il dubbio che diversi di voi hanno in testa: ma se io non alleno troppo la forza, non è che divento pesante? No, gli allenamenti che vi ho proposto, quindi massimale, esplosivo, non creano ipertrofia muscolare, quindi non vado ad aumentare, o non la vado ad aumentare, diciamo, in maniera eccessiva la sezione del muscolo, vado ad aumentare la mia capacità di utilizzare le fibre dal punto di vista neuromuscolare e la loro capacità di generare forza, che è una cosa diversa e che per la corsa è perfetto. Ultimissima cosa, la forza nella parte sopra del corpo. La devo allenare non come le gambe, proprio anche per non creare pesantezza, ma per avere tonicità. Ricordiamoci che corriamo con tutto il corpo, l'alleno tanto con il core, ok? Quindi tutti gli esercizi di plank, ponte, tutto quello che mi fortifica, ma anche allenare un po' i dorsali per utilizzare le braccia, le spalle, per averle toniche, per avere un movimento sempre sciolto, è un'ottima prassi da seguire. Se vi è piaciuto questo video, mi raccomando, seguite il canale YouTube Runner451 Sport, la pagina Facebook Runner451, il profilo Instagram Runner451 Sport e il sito internet, dove più di 2000 persone al giorno entrano per leggere gli articoli. Non saranno tutti matti se lo fanno, no? Ragazzi, buona